Carissimi amici di Live Social, sono qui con un ospite che ormai è diventato quasi un mio amico, un conoscente, visto che ho avuto il piacere di intervistarlo varie volte. Sto parlando del dottor Marco Cosimi. Buonasera. Buonasera. Benvenuto ancora una volta ai nostri microfoni, perché con il dottore stiamo facendo una sorta di percorso alla scoperta di un qualcosa che molti di noi non conoscono. Nell'ultima intervista abbiamo parlato in particolare dell'organo endotelio. Ovviamente aggiungo, per chi magari fosse la prima volta che ascolta le nostre interviste col dottor Cosimi, si tratta di un proctologo, dirigente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sant'Eugenio ASL Roma 2, così per completezza di informazione. Grazie. Assolutamente. Ecco, questa sera volevamo un po' riprendere il discorso dell'organo endotelio fatto nell'ultima intervista e in particolare però concentrarci sul danno endoteliale da stasi. Sì. Quindi su una cosa molto specifica. Prego, dottor Cosimi. Allora, dunque, l'endotelio è quindi quel foglietto unicellulare a contatto con il sangue che fa parte della parete basale. Quindi, parlando di vene, il danno endoteliale c'è quando esiste una stasi, un danno da stasi. Che vuol dire un danno da stasi? La circolazione venosa non è fluente, non segue quei ritmi che sono quelli dettati dal respiro, dall'ispirazione e dalle espirazioni normali, ma c'è una stasi e una dilatazione e quindi si creano delle varici e in pratica una sofferenza di questo foglietto unicellulare che nella parete venosa viene distrutto, nel senso che viene distrutto il suo glicocalice, così lo chiamiamo, quella struttura delicatissima che è preposta alle sue funzioni che portano a produrre circa 30 ormoni e non sono pochi, mediatori chimici e un gas chiamato gas ossido nitrico. Quindi il danno da stasi, io me ne sono interessato per molti anni e nel 2010 ho portato all'American College of Phlebology un mio lavoro che è stato segnalato per una certa importanza, perché comunque metteva in evidenza uno studio molto serio fatto in particolare sulle vene degli arti inferiori per poter fermare con delle immagini questo danno da stasi. In pratica si tratta di utilizzare degli strumenti che utilizzano la luce dell'infrarosso fino al rosso estremo, si parla di una lunghezza d'onda di 750 nanometri, la luce è visibile, appena sopra i 750 nanometri si entra nell'infrarosso. Questa luce è la luce ideale per l'assorbimento visivo che consente di visualizzare la carbossiemoglobina, così la chiamiamo, cioè la possibilità di vedere sia l'anidride carbonica collegata all'emoglobina, e vediamo quindi che in sostanza una gamba sana non ha stasi venose, non ha sangue che ristagna dentro le sue vene, invece purtroppo nelle insufficienze venose lo strumento specifico che è un visore a infrarossi, quindi ci fa vedere tridimensionalmente in modo stereoscopico attraverso la pelle la stasi e il grado di stasi e la quantità di sangue che sta fermo e che danneggia, distrugge, dilata queste vene, crea delle varici e crea un danno proporzionale anche di questo foglietto unicellulare che è quello a intimo contatto con il sangue venoso. È uno studio molto interessante che se portato avanti anche nell'ambito di altri distretti ci fa comprendere come in effetti le strutture venose abbiano una funzione che non è da sottovalutare anche per gli organi e gli apparati in esso immersi e a contatto con queste vene. È il caso proprio del distretto pelvico, in cui sia nell'uomo che nella donna, in particolare le strutture sfinteriali, ma non solo, vengono influenzate fortemente dal danno da stasi che può avere il foglietto endoteliale intimo di queste vene qualora sia distrutto, qualora ci sia un'insufficienza venosa, come proprio nelle emorroidi, che come Galeno definì emorroida, vuol dire sangue che scorre, perché in effetti da qualche cosa viene questo sangue che poi ritenevano i pazienti, ed è proprio dalle vene varicose, dalle emorroidi, dalle varici anorettali enormemente dilatate, e in cui peraltro, come modernamente sappiamo, viene distrutto l'organo endotelio con tutte le sue funzioni.
Quindi, volevo chiederle proprio brevemente, lei ci ha parlato di questo macchinario. Vogliamo dare qualche specifica magari del macchinario, sì, visto che di fatto poi è fondamentale per andare a intervenire per la diagnosi? sì, per vedere le immagini, per fermare in un imaging che non è soltanto quello del movimento, dell'effetto cosiddetto Doppler del sangue, ma ci fa capire meglio la stasi, cioè quanto sangue sta fermo oggettivamente, quanto è il sangue fotografabile. Quindi si riesce anche a avere una percezione proprio della quantità, e quindi del tipo di danno che ci si può trovare. Questo in maniera stereoscopica attraverso i tessuti e quindi avere una visione fotografica del sangue realmente presente e che staziona ed è fermo dentro queste grosse varici arti inferiori o anorettali. Quindi di fatto esiste un danno da stasi dell'endotelio ed è un danno che porta all'insufficienza di quegli ormoni, di quei mediatori chimici che dovrebbero essere prodotti e che invece non vengono più prodotti, e soprattutto essenziale è l'ossido nitrico. Scopriamo per le funzioni dei due sfinteri, lo sfintere urinario e quello anale. Ecco, volevo chiederle una cosa, dottor Cosimi, cioè noi abbiamo parlato di danni da stasi, fino a dove possono arrivare questi danni? Cioè quali sono poi nel concreto, diciamo, parlando magari in maniera meno tecnica, quali possono essere i danni? I danni sono fondamentalmente l'impossibilità per l'organo endotelio di liberare quei mediatori indispensabili per impedire che si formino fenomeni trombotici all'interno delle vene, le cosiddette tromboflebite emorroidarie, fenomeni che alterano invece il buon trofismo delle regioni dei tessuti e possono portare più facilmente a danni degli stessi tessuti. Quindi anche patologie insomma di una certa rilevanza, cioè stiamo parlando di cose importanti. Patologie importanti come patologie anche andrologiche, la capacità di dilatare le arterie, i corpi cavernosi, alcune strutture che sono molto delicate e che sono a contatto intimo con questi grandi plessi venosi e che se sono insufficienti non avranno più quella attrattiva che l'ossido nitrico liberato in quella regione, che è un gas che attraversa e naviga attraverso le membrane cellulari, può dare per dare una dilatazione desiderabile e da un punto di vista funzionale auspicabile per alcune funzioni importanti anche in andrologia. E molto importante è l'azione miorilassante, ripeto, sugli sfinteri urinari, perché in effetti è fotografabile con un ecografo prima e dopo il trattamento e vediamo che non c'è un adeguato svuotamento mai della vescica nei pazienti affetti da emorroidi. Quindi è un aspetto che fa comprendere con il suo recupero quanto questo gas chiamato ossido nitrico sia importante per le regolazioni funzionali della muscolatura liscia degli apparati preposti in quella regione. Assolutamente sì, io dottor Cosimi la ringrazio perché lei riesce comunque a risultare abbastanza chiara nonostante il linguaggio tecnico, cosa non semplice, ma sono sicuro che i nostri ascoltatori in particolare apprezzeranno moltissimo. Io vado a darvi i contatti del dottor Marco Cosimi, ripeto, proctologo, lo troviamo presso lo studio specialistico proctologico e di malattie del pavimento pelvico maschile e femminile, ovviamente siamo a via Nomentana 4, Monterotondo, quindi di fatto siamo a Roma. Contatto Facebook dottor Marco Cosimi proctologo, il sito web, i siti web anzi, che mi sbaglio sempre, io ormai li so quasi a memoria perché non è la prima volta che intervisto il dottor Cosimi, sono www.emorroidicure.it, www.ragade.eu, www.marcocosimi.it, www.malattiaemorroidare.it, www.flebologoroma.it. Vi do anche il profilo Instagram proctologo Cosimi Marco e l'indirizzo email studio@marcocosimi.it. Infine, ultimo ma non ultimo per importanza, è il numero fisso, lo 06 90 60 540. Dottor Cosimi, grazie per essere stato con noi. Sappiamo che non sarà l'ultima volta perché abbiamo un sacco di cose da chiederle, quindi la rinviteremo nuovamente e come sempre ci farà il piacere di venire ai nostri microfoni. Grazie ancora dottor Cosimi per essere stato con noi.